Inter Genoa 1-0 la decide Lautaro Martinez. Ben ritrovati amiche e amici passioniteristi in questo nuovo episodio in cui torna il giorno dopo la partita, uno dei format più apprezzati e richiesti qui sul canale, dove vi porto 5 cose che potreste non aver visto in questa partita, che ci permette di tornare in vetta alla classifica in attesa di vedere cosa farà il Napoli, che sicuramente vincerà contro il Como in maniera molto, molto agevole e si riporterà di nuovo in vetta alla classifica, ma intanto l'Inter ci torna come non accadeva dalla terza giornata di campionato. E a proposito delle 5 cose che potreste non aver visto, non so se avete seguito i social in queste ore, però il primo punto da trattare è di nuovo una assurda polemica arbitrale, a testimonianza ancora una volta di come questo campionato stia diventando teso, delicato e il momento sia decisivo per la stagione, perché siamo arrivati, come prima cosa che vi porto in questi 5 punti, 5 considerazioni sulla partita, siamo arrivati alla polemica su Inzaghi che entra in campo e tante pagine napoletane, non solo, hanno ripubblicato, ricondiviso delle immagini con Simone Inzaghi che a bordo campo è indemoniato. Fa anche molto ridere la gestualità e la transagonistica del nostro allenatore, che effettivamente esce dall'area tecnica, da regolamento dovrebbe essere ammonito anche dopo il richiamo che c'è stato da parte del quarto uomo, ammonizione che non arriva. E francamente, ragazzi, allora, intanto ripeto, mi ha fatto ridere, siamo d'accordo sul fatto che non si debba fare, che Inzaghi deve stare più tranquillo a bordo campo, e ok, ma se siamo arrivati a questo livello di polemica, sono curioso di vedere quanto Antonio Conte rispetta al millimetro l'area tecnica e quanto incide, ecco, un'ammonizione per allenatore che esce dall'area tecnica. Sono molto molto curioso di vedere, ecco, se tutti gli allenatori la rispettano così al millimetro, ma siamo arrivati a questo livello. Siamo arrivati poi a contestare tantissimo anche questa azione di Mkhitaryan, che fa un fallo che da regolamento sarebbe da ammonizione, questo tocco di Mkhitaryan. C'è da dire che il giocatore del Genoa su questa ripartenza accentua tantissimo l'intervento e si lascia andare in maniera veramente clamorosa per un tocco che è minimo. Mkhitaryan da regolamento doveva essere ammonito e in quanto diffidato avrebbe poi dovuto saltare la partita contro il Napoli. Da qui tante polemiche da parte dei tifosi del Napoli. Mi ha fatto solo dire che dall'altro lato invece tanti tifosi interisti hanno detto sarebbe stato meglio forse vedere Mkhitaryan squalificato, visto che non è in un grandissimo momento. Poi di Mkhitaryan parleremo dal punto di vista tattico. C'è da dire che anche in questa partita, almeno dal mio punto di vista, gli ingressi di Çalhanoğlu e Zielinski al posto anche di Mkhitaryan e la traversa di Barella, perché la traversa di Barella secondo me ha dato una grossa scossa all'Inter, sono stati i momenti e i temi che hanno cambiato la partita, hanno permesso poi all'Inter di vincerla. Però ecco, siamo a questo livello qua di polemiche da parte delle altre tifoserie, che non sottolineano un episodio che ancora una volta è sparito dalle moviole. Sono curioso di vedere se ne parleranno ad Open VAR. Vediamo. Io l'ho voluto sottolineare sul mio profilo X, quello che una volta era Twitter, perché sul calcio d'angolo dell'Inter contro la Fiorentina ci sono state le prime pagine, clamoroso scandalo, robe del genere si è detto. E allora io vi porto questo episodio con Vasquez a contrasto con Taremi. Vasquez va a terra, il pallone non è uscito. Dalle immagini che ho potuto vedere io non hanno fatto vedere il replay, quindi mi sono dovuto andare con i vari zoom da solo, eccetera. La palla non è uscita, è sulla linea e poi Vasquez tocca il pallone probabilmente con la mano. In questa immagine adesso non si vede benissimo, ma e non è molto chiaro perché appunto i replay non ce li hanno fatti vedere, ma sembra toccare il pallone con la mano. E l'arbitro non segnala né il fallo di Taremi, per cui se c'è fallo di Taremi alzo le mani e non si può dire nulla, ma l'arbitro non dà né fallo di Taremi, ma non dà nemmeno il calcio di rigore, dà invece la rimessa dal fondo. Ma il pallone, ripeto ragazzi, non è uscito. Se il pallone non è uscito e Vasquez la tocca sulla mano, rimessa dal fondo è un clamoroso errore e quello dovrebbe essere calcio di rigore. Adesso sono curioso di vedere se è tutto regolare, se Open VAR ci farà ascoltare gli audio e soprattutto nel caso sono curioso di vedere se finirà in prima pagina, ma ho qualche dubbio personalmente, non so voi, lo chiedo a voi che siete sempre di più, ne approfitto per ringraziarvi, abbiamo superato i 76.000 iscritti, quindi vi invito di nuovo a cliccare sul tasto iscriviti per continuare a farci crescere. Ne approfitto per ricordarvi anche di fare un salto su sportxmarket.com. Che cos'è sportxmarket.com? Ormai lo sapete, il gioco completamente gratuito in cui si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Vi basta andare sul mercato, cercare le fantazioni delle squadre su cui volete investire e poi con queste andate a costituire il vostro portafoglio, un portafoglio dove in base poi ai risultati delle squadre le fantazioni di ogni squadra aumentano o perdono di valore e questo fa aumentare o diminuire di valore il vostro intero portafoglio con cui potete scalare la classifica,
Scalando la classifica si vincono dei premi reali ogni mese, ci sono grandi premi poi a fine stagione e Sport Exchange Market, come vi dicevo, è un gioco completamente gratis. Trovate anche il link allora in descrizione proprio qui sotto per potervi iscrivere, per poter partecipare e sfidare anche noi di Passione Inter. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo lì. Torniamo alla partita, torniamo alle altre 4 cose che volevo sottolinearvi, ve ne porto 2 secondo me molto interessanti da un punto di vista, tattico. Questa grafica ci indica, dove l'Inter tocca maggiormente il pallone. Le zone più blu con, diciamo i numeri evidenziati ci dicono dove l'Inter tocca maggiormente il pallone e, uhm, l'Inter in questa partita non è stata brillantissima nella costruzione del gioco, ci sono stati anche diversi errori tecnici e secondo me molto è riconducibile anche a questa mappa, cioè una probabile spiegazione dal mio punto di vista della poca, precisione e quindi della manovra non così brillante, sta proprio nella poca brillantezza di alcuni interpreti nelle zone chiave per la costruzione del gioco dell'Inter. L'Inter è una squadra che, l'ho detto più volte, in partita, pende a sinistra, cioè c'era proprio la sensazione che l'Inter, andasse anche a forzare delle giocate pur di passare dalla fascia sinistra per costruire, per arrivare alla zona offensiva e quindi al tiro. E in un momento in cui Di Marco non è al top, Mkhitaryan, come detto in tanti lo stanno criticando in questo momento, lo stesso Bastoni, anche Inzaghi ha sottolineato che giocatori come Bastoni, Barella e Di Marco hanno già giocato 43 partite che di solito tanti le fanno in un anno intero, invece siamo a fine febbraio. Ecco, mancando quella brillantezza, tra l'altro, ad Inter TV hanno fatto anche capire che è stato fatto un lavoro di richiamo sulla preparazione atletica di questi giocatori e secondo me questo, è molto probabile perché Inzaghi, quando si è lamentato del calendario e di dove è stata posizionata la partita con la Fiorentina, aveva fatto capire che l'Inter aveva contato sulla possibilità di arrivare tra le prime 8 in Champions per evitarsi i play-off e fare un lavoro di preparazione in questo periodo qua in cui avevi 2 settimane piene per poter lavorare. L'Inter evidentemente ha fatto un lavoro, alcuni giocatori ne stanno risentendo e con un Inter che pende a sinistra, se lì a sinistra non sono brillantissimi, ecco che arrivano queste difficoltà di manovra. L'altro tema tattico che volevo sottolinearvi è la prestazione del Genoa, che per me ha fatto un'ottima partita dal punto di vista tattico. Tante cose ve le avevo già anticipate nell'analisi del giorno prima e poi si sono viste in campo. Ad esempio, che questo Genoa è una squadra molto aggressiva anche andando alta a schermare la prima costruzione degli avversari. In questo caso sono stati bravi a schermare i nostri primi costruttori come Aslani e Mkhitaryan. E Mkhitaryan all'inizio devo dire che è riuscito in un paio di occasioni a sfuggire a questa gabbia e poi crearsi spazio per portare palla avanti con qualità, poi però non lo ha fatto più durante il corso della gara e anzi ha perso 2 palloni sanguinosi. In seconda battuta, dopo aver schermato la prima costruzione, il Genoa è probabilmente la miglior squadra italiana per duelli in mezzo al campo. Sono stati bravissimi a tagliare fuori i nostri attaccanti che per ricevere palla e liberare spazi dovevano arrivare molto profondi invece fino in mezzo al campo. E il Genoa ha fatto una partita ad altissima intensità, ha corso tantissimo, soprattutto nel primo tempo ha speso tanto, vi porto anche la grafica, 119, quasi 120 chilometri corsi, soprattutto rispetto all'Inter ha corso molto di più ad alta intensità, velocità più alte, mentre nella corsa quella normale, la corsetta, chiamiamola così, il jog viene chiamato a livello statistico, hanno avuto più o meno lo stesso chilometraggio. Invece su quella ad alta intensità il Genoa ha fatto molto di più. Quindi il Genoa ha fatto un po', vi faccio questo paragone, se l'Inter va a giocare in Champions League l'intensità si alza e anche il chilometraggio si alza. Ecco, il Genoa ha fatto come se per loro fosse una partita di Champions questa qua. L'altro lato della medaglia è che la coperta è quella, quindi, ottima applicazione difensiva, in avanti un pochino sterili, pur avendo fatto delle scelte interessanti anche con le sostituzioni a gara in corso, aveva messo Vieira, dei giocatori più rapidi che potevano crearci dei problemi in contropiede, però ecco, Vieira per me è stato molto bravo, un allenatore che mi sta sorprendendo, ma alla lunga contro l'Inter il gol lo prendi, ecco, se davanti risulti così corto nelle scelte. Piccola nota poi, quarto argomento che volevo portarvi in chiave mercato, perché a gennaio in tanti mi avete chiesto, su chi punteresti in caso di addio di Frattesi, quando c'erano tante voci su Frattesi. E io per sostituire Frattesi, nel caso in cui si fosse concretizzato l'addio, ho sempre fatto 2 nomi, uno un pochino più "esotico", tra virgolette, che è quello di Rocco Reitz, che vi consiglio di seguire in Bundesliga. L'altro più credibile, molto più da Oaktree e anche molto più da Marotta, è quello di Morten Frendrup come nome. E vi chiedo intanto che impressione vi ha fatto, se lo avete monitorato in questa partita, vi avevo detto di farlo, in Inter Genoa. Ehm,
Vi porto dei dati su Frendrup, eccoli qua. Frendrup è stato il giocatore che ha percorso più chilometri in questa partita, poco più di Barella. E ha fatto una partita molto alla Barella, cioè ci sono state delle cose molto in comune tra i due, detto che Barella chiaramente giocando nell'Inter, essendo anche un po' più offensivo, ha avuto anche una pericolosità maggiore, tra l'altro con l'incrocio dei pali colpito, mentre Frendup è stato tra i migliori in assoluto per, diciamo, la pressione ricevuta e l'indice di rischio nei passaggi, quindi si è preso dei rischi cercando di verticalizzare la manovra del Genoa, facendo dei passaggi in avanti coraggiosi anche sotto pressione. Ha recuperato 10 palloni, che sono tanti, è stato il migliore in partita per questo, il secondo miglior giocatore del Genoa ne ha recuperati 5, la metà di Frendrup, mentre nell'Inter Barella ne ha recuperati 8, che sono tanti, considerando che l'Inter ha giocato anche molti più palloni del Genoa. È un centrocampista, classe 2001, ormai è una certezza in Serie A, dategli un'occhiata e vi consiglio di guardarlo. Però vorrei chiudere con la quinta cosa, con l'esultanza, chiamiamola polemica, di Lautaro Martinez. Non so se l'avete vista, se l'avete notata, non so soprattutto se avete seguito il post partita dove Lautaro Martinez ha detto che quell'esultanza era legata ad una rabbia accumulata in settimana perché si è parlato tanto di questa sua presunta bestemmia, per cui poi non è stato squalificato in assenza di un audio chiaro e lui si è arrabbiato dicendo non ho bestemmiato, ci tengo al rispetto e anche ai valori che trasmetto ai miei figli, e si è arrabbiato tantissimo per la discussione social anche che si è animata con le varie polemiche che attorno a lui chiaramente si sono aizzate, perché quando c'è l'Inter di mezzo lo sappiamo che i toni cambiano. Ecco, Lautaro Martinez non solo non è stato squalificato, ha deciso questa partita. Ho letto dei commenti dove qualcuno mi ha detto ma dove hai visto questa grande partita di Lautaro che ha lottato solo nei minuti finali? Per me è stata una partita in cui ci sono state delle difficoltà nell'arrivare a servirlo, perché il Genoa ha fatto quest'ottima partita, schermando i nostri attaccanti, ma poi si è dato un grandissimo da fare. Anche all'inizio è stato quello più brillante, secondo me, degli attaccanti a venire incontro, a lavorare, pur avendo delle difficoltà. Ha chiuso una partita stoica comunque, nel senso che dopo aver corso tanto, speso tanto, anche all'ultimo, va a recuperare quel pallone con il sombrero e poi tira addosso alle ali. Lì è arrivato cotto, poteva fare difficilmente poteva fare di più, forse poteva fare meglio in un'occasione in cui ha un po' cincischiato col pallone in area di rigore e non ha calciato, in alcune situazioni anche con Taremi che rimane fin troppo altruista ancora una volta, però ragazzi stiamo parlando di un giocatore che è il primo straniero nella storia dell'Inter che per 6 stagioni di fila arriva in doppia cifra in Serie A. Poi ci si dice che Lautaro Martinez non segna gol decisivi, non avrà segnato tanti gol contro le prime 8 di questo campionato, però mi volete dire che questo gol segnato contro il Genoa non pesa? Cioè, questa rischia di essere una partita, se tutto va come ci auguriamo, che sposta veramente tanto negli equilibri di questa stagione e di questo campionato. E non si dà peso ad un gol di questo tipo. I gol decisivi nei big match lo diventano anche perché vinci queste partite qua con gol di questo tipo. Grazie ad un ottimo assist di Çalhanoğlu che è entrato molto bene. Ne ho già parlato ieri durante la live dicendo che ho rivisto dei segnali interessanti ed incoraggianti di Çalhanoğlu. Ottimi segnali anche da Josep Martinez, ma qui su Passione Inter non siamo sorpresi e ne riparleremo a parte. Fatemi sapere la vostra nei commenti. In descrizione trovate il link per entrare a far parte del club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Mi raccomando, vi aspetto per sostenere il nostro progetto, entrare a far parte della nostra community e non perdervi neanche uno dei nostri contenuti aggiuntivi. E vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.